Allora amici, benvenuti sul mio canale in cui parliamo di orchidee e oggi parliamo di un altro argomento importante che sto valutando proprio in questi giorni, il discorso dell'umidità e della temperatura. Perché? Perché nonostante che siamo alle ore 5:50 del 22 giugno e siamo a una temperatura oggi la più calda, ancora deve arrivare luglio e agosto, però siamo con 33,4 gradi e 45% di umidità. Questi giorni sto andando un po' a caccia di umidità perché mi rendo conto che per quando le nostre orchidee stiano bene e stiano meglio all'esterno, per carità, vedete qua ci sono radici verdi e tutte, però mi ritrovo con il substrato completamente asciutto rispetto a quello che ho in casa. Che succede? Succede una cosa molto semplice, che dobbiamo fare una nostra scelta, una nostra valutazione. Le portiamo fuori, le orchidee stanno bene, vedete, però abbiamo pochissima umidità. Alla sera scende la temperatura, aumenta un pochino l'umidità, ma più di 50% non si riesce ad avere. Che succede? Le orchidee stanno bene perché vedete, questo è lo spegiosum, ha fatto la ricrescita, le radici hanno la punta verde, eccetera eccetera. Là l'altra pianta dello spegiosum è più disastrata, sta cacciando un germoglietto, quindi ci sono risultati. Però mi sto rendendo conto a casa, nella coltivazione in appartamento, che il substrato mi rimane più bagnato. Quindi che succede? Sempre 40%, 45% di umidità, però con la temperatura più alta io mi ritrovo la mattina che il substrato è particolarmente secco. In casa rimane più bagnato. Quindi la valutazione importante che dobbiamo fare è il grado di umidità che le nostre orchidee gradiscono, perché è vero che sono orchidee da caldo, però qualcuna gradisce un'umidità relativa un pochino più alta. Dentro mi rimane più bagnato, però con la stessa umidità. Quindi sempre con 40% di umidità, avendo meno gradi, perché qui abbiamo detto sono quasi le 6, ma abbiamo una temperatura ancora alta, e praticamente o vaporizziamo oppure rischiamo che dobbiamo fare una valutazione tra il bene, il pro e il contro delle cose, perché praticamente qui stanno sotto il sole, stanno bene, però non riusciamo ad avere un discorso. Qua c'è un contesto di discussione per il nido, ma non è un problema. Allora, praticamente dobbiamo valutare se tenerle dentro abbiamo dei vantaggi e degli svantaggi, tenerle fuori abbiamo dei vantaggi e degli svantaggi. A noi la scelta, certo che se piove guadagniamo all'esterno perché abbiamo più umidità, se non piove stiamo attenti al discorso che qui si asciuga veramente tutto e quindi dobbiamo o vaporizzare oppure lavorare con meno gradi, perché con meno gradi, quindi dentro con l'aria condizionata ho anziché 33,6 ho 23,6, quindi 10 gradi di meno. Però che succede? Se abbiamo delle orchidee tipo le Masdevallia, tipo le Restrepi, ecco, non le portiamo assolutamente fuori. Io sto lavorando con i Dendrobium che sono un pochino più rusticotti, insomma orchidee un pochino più rustiche, un pochino più da battaglia, soprattutto lo spegiosum. Però le orchidee un pochino più delicate, le zattere, per carità non riusciamo a tenerle fuori perché qui non abbiamo proprio i parametri. Secondo me due cose importanti: la poca umidità e la tanta temperatura giocano un mix che può essere svantaggioso per certi aspetti, perché meglio avere poca umidità ma con 10 gradi di meno, perché qui la pianta la stressiamo due volte, uno perché non abbiamo umidità, l'altra perché abbiamo troppa temperatura. Quindi tra le due purtroppo quando abbiamo questi giorni estremamente caldi risulta vincente il discorso di tenerle dentro, perché abbiamo sempre poca umidità ma 10 gradi di meno, e con 10 gradi di meno la pianta ha uno stress in meno, cioè la temperatura. Quando poi andiamo incontro a luglio, andiamo incontro a agosto, i giorni più caldi, quindi valutate bene i pro e i contro di ogni cosa. Le orchidee con i vasetti più piccoli ho preferito questi giorni di gran caldo portarle dentro, perché avrei dovuto bagnarle due volte, una la mattina e una appena pranzo.
quindi ho lasciato quelli che sono un pochino più da battaglia, i vasi un pochino più grandi, orchidee che anche se le bagno una volta solo non mi dovrebbero dar problemi. Valutate bene i pro e i contro, perché abbiamo vantaggi e svantaggi. Purtroppo con le orchidee funziona così, vantaggi e svantaggi in ogni cosa. Vantaggi e svantaggi nei substrati, vantaggi e svantaggi nei vasi di terracotta o la plastica. Ogni cosa presenta un pro e un contro, poi la valutazione la facciamo noi. Ecco, questi giorni di gran caldo ho ritirato tutti i vasi medio piccoli perché stressarle non mi serve mantenerle, poi magari se piove le riporterò fuori. Era solo un video di aggiornamento, ecco, stiamo piano piano salendo, ci batte il sole qua, oramai fino al tramonto batte il sole e qui la temperatura andiamo su 34 gradi, 44% di umidità. Allora, eccomi nel proseguo del video all'interno, giusto per farvi vedere il termometro non si è ancora regolato bene, vedete sta scendendo, arriveremo fino a 23 gradi, comunque sia ci sono 10 gradi esatti meno della temperatura esterna con più o meno la stessa umidità. Praticamente ecco sono le 6:20 rispetto alle 5:50 di quando ho fatto il video fuori, giusto il tempo che il termometro e il misuratore dell'umidità si regolarizzano. Comunque ecco saremo intorno a 24 gradi, quasi 23,8 perché ho impostato l'aria condizionata. Ecco, il discorso è questo, quindi mezz'ora dopo aver fatto il video all'esterno, il discorso è questo, è che abbiamo 10 gradi di meno, quindi pur rimanendo la stessa umidità esterna abbiamo solo un vantaggio, che praticamente il vaso, il substrato rimane ancora umido rispetto all'esterno che diventa completamente secco, completamente asciutto. Quindi la valutazione che faccio con questo video è proprio questa, cioè abbiamo 10 gradi di meno, quindi le piante si stressano di meno pur rimanendo lo stress dei 40 gradi, quindi doppio stress fuori, la temperatura alta, l'umidità bassa. Qui recuperiamo un pochino un discorso di temperatura pur rimanendo con la stessa umidità, però perlomeno il fatto che le abbiamo tutte quante insieme si crea un pochino più un mix di umidità, proprio l'umidità che fanno tra loro stesse. Quindi ho rifatto entrare i dendrobium dei vasi medio piccoli proprio perché voglio avere la sicurezza di non stressarle. Rimane sempre il fatto che siamo a corto di un umidificatore che poi mi organizzerò. È vero che gli anni passati sono state sempre senza umidificatore, però perlomeno cercheremo di dare loro la possibilità di avere un pochino più vantaggi. Vi volevo far vedere nel video, questa è il keiki dei miei video, il keiki della Phalaenopsis in fibra di cocco pura, il mio punto di partenza fin dall'inizio. Vedete come sono verdi le radici, come sono attive in pura fibra di cocco. E quindi il discorso dell'umidità è vero, siamo con un'umidità bassa, però i substrati sono substrati che mi permettono di avere queste radici abbastanza verdi, abbastanza attive. La differenza la fa con l'esterno, che i substrati che abbiamo, in questo caso fibra di cocco oppure inerti o altro, o sfagno, niente barche, perché qui il barche non si riesce a gestire in questa casa. Questo è il dendrobium che avevo fuori e il substrato è ancora bagnato, quindi il gioco, il discorso mi rimane questo. Bene, vi riporto all'esterno. Bene, spero di avervi fatto vedere qualcosa di tecnico ma di pratico, perché il benessere delle orchidee, delle nostre piante dovrebbe essere la cosa principale e quella che ci dà maggior soddisfazione. A presto!